We're Tom and Alane, and we're happy that you're with us and we're back with you. Siamo Tom e Alane e siamo contenti di essere di nuovo qui con voi, che voi siete qui con noi. We're continuing our series on marriage, Continuiamo la nostra serie sul matrimonio and this one we title For Our Love. e questo l'abbiamo intitolato Per il nostro amore. This is actually one of my favorite topics. Questo è il mio argomento preferito. Really what we're trying to discover is what we will do for our love. E quello che vogliamo scoprire oggi è cosa possiamo fare per il nostro amore. Not for our selfishness, Non per il nostro egoismo, not for my way, non per fare come voglio io, but for our love. ma per il nostro amore. That's what marriage is really all about. E in realtà il matrimonio riguarda questo. So we're going to talk about 4 areas today. E quindi parliamo di 4 aree oggi. We want to look at the 4 areas of intimacy. Vogliamo guardare le 4 aree dell'intimità. And often when we think of intimacy, we think of just the culmination of the sexual togetherness of a husband and wife. E a volte parlando di intimità si pensa subito al stare insieme in un rapporto sessuale tra marito e moglie. But intimacy is much more than just the act of sexuality. Ma l'intimità è molto di più del semplicemente l'atto sessuale. And when we understand this, E quando capiamo questo and we learn to, for our love, operate in this, e impariamo a operare nell'ambito del nostro amore, we find out that the marriage privilege becomes even more exciting and fulfilling. e scopriamo che i privilegi del matrimonio diventano anche più belli e più coinvolgenti. So we want this intimacy in our communication. Quindi noi vogliamo questa intimità nella nostra comunicazione, We want it emotionally. vogliamo un'intimità emozionale. Yes, there is emotional intimacy. Sì, esiste l'intimità emozionale. We want to experience better physical intimacy. E vogliamo sperimentare in modo migliore l'intimità fisica. And lastly, we want to have spiritual intimacy. E alla fine vogliamo anche avere un'intimità spirituale. So the first thing we want to talk about is our communication, the intimacy in communication. Quindi la prima di cui vogliamo parlare è l'intimità nella comunicazione. You see, we're communicating all the time. Sapete, comunichiamo tutto il tempo. And we've talked about how we can have more effective communication. Quindi abbiamo parlato di come poter avere una comunicazione più efficace, We've talked about how communication can break down. di come la comunicazione può essere interrotta. So, what is intimacy in communication? Quindi cos'è l'intimità nella comunicazione? Well, for me, one of the most important lessons, Per me è una delle lezioni più importanti and I think that I'm representative of most men. e penso di essere il rappresentante della maggior parte degli uomini. One of the needs of intimate communication Uno dei bisogni in una comunicazione intima is not really telling each other a message. non è solo dare un messaggio all'altro, It is understanding the heart level. ma è ascoltare e capire a un livello cuore a cuore. You know, one of the deepest needs for human beings Uno dei bisogni più importanti dell'essere umano could be expressed like this. può essere espresso in questo modo. Please understand me. Per favore, cerca di capirmi. Communication is one of the best tools for understanding each other. E la comunicazione è il mezzo migliore per capirsi. And for me, it was really coming to understand that my first work in communication E quindi il mio primo lavoro nella comunicazione è quello di cercare di capire is to really tune in to hear what my wife is trying to express to me. ed è proprio il lavoro di sintonizzarmi e capire, ascoltare quello che mia moglie vuole dirmi. When I started doing that, E quando io inizio a fare questo, instead of just listening enough to respond back, invece che ascoltare quel tanto per rispondere, when my main job was to really listen with understanding, quando il mio primo lavoro è diventato quello di ascoltare per capire, it was a big movement towards intimacy in communication. è stato un grande movimento verso l'intimità nella comunicazione. When we're communicating intimately, we have a better understanding of each other. Quando comunichiamo in maniera intima abbiamo una maggiore comprensione l'uno dell'altra. And when we feel close to each other, we have more fulfilling sexual intimacy.
e quando ci capiamo di più abbiamo anche un'intimità fisica più soddisfacente. The next area of intimacy we want to talk about is emotional intimacy. E l'area successiva di cui vogliamo parlare è l'intimità emotiva. So often the emotional side of a relationship focuses on the wife's emotions. E a volte la parte emotiva della relazione matrimoniale è sulle emozioni della moglie. We want our husband to understand us. Vogliamo che il nostro marito ci We want him to capisca, enter in. che entri nelle nostre We want him emozioni, to be compassionate and sympathetic. di essere compassionevole e empatico. We want him to be interested. Vogliamo che sia interessato. All of these aspects that we want and need E tutte queste cose, gli aspetti che vogliamo, di cui abbiamo bisogno, help to secure the emotions and bring us together. e rassicurano le emozioni e ci portano insieme. But our husbands need the same from us. Ma il nostro marito ha bisogno dello stesso da parte nostra. They need us to connect with them on their emotional level. Loro hanno bisogno di noi che ci connettiamo in maniera emotiva. And sometimes they may not even recognize they have a need emotionally. E a volte possono non riconoscere di avere un bisogno emotivo. Not long ago, Non molto tempo fa we were heading through the northern part of Michigan State in the United States. stavamo andando nel Michigan, a nord degli Stati Uniti, That's where my husband was born in Michigan. e qui è dove è nato mio marito. And as we were driving on this highway, E mentre guidavamo in autostrada, he said to me, lui mi ha detto: "This is the town I lived in when I was in kindergarten." questa è la cittadina in cui vivevo quando andavo all'asilo, When he was 5 years old. quando aveva 5 anni. He's nearly 60. Siamo quasi 60. That's 55 years ago. 55 anni fa, That's a long time ago. molto See, tempo fa. I'm not as naturally gifted with knowing where we are when we're traveling. Io non sono così naturalmente incline a capire dove siamo quando viaggiamo, My wife loves maps, ma a mia moglie piacciono le mappe and she's always oriented to where we are. ed è molto orientata su dove ci troviamo. And so I'm just on my way to a marriage retreat that we were going to be conducting. E noi stavamo giusto andando verso un ritiro in cui si parlava di matrimonio, in cui dovevamo andare a I had parlare. no idea that we were going to pass right next to the town where I was in kindergarten. E non avevo nessuna idea che saremmo passati vicino alla cittadina in cui ero quando andavo all'asilo. So I start seeing these things that are familiar to me. E ho iniziato a vedere cose familiari. Oh, I remember that old building there. Oh, mi ricordo quell'edificio vecchio Old lì. stone building. Ho un edificio di pietra. Old for American standards. Right. È vecchio per gli standard americani. And I said to him, "Honey, let's find the farmhouse that you were a little boy in." Oh, gli ho detto: amore, cerchiamo quella casa, quella fattoria in cui tu sei stato da bambino. He wasn't even sure if it was still around. Lui non era neanche sicuro che ci fosse ancora. And so we continued up the road, Quindi abbiamo continuato sulla strada and he was looking at the road signs as we passed. e guardava le insegne mentre He passavamo. would slow down. "No, that's not it." Rallentava, diceva: no, non è qui. And then we go to the next road. Quindi andava nella strada successiva And finally he saw the name. e alla fine ha visto il nome. Dover Road. Dover Road. That was the name of the road my little one-room schoolhouse was on. E quello era il nome della strada in cui c'era la piccola scuola in cui andavo. And it was also the same road for where the farmhouse was located where he was a little boy. E era la stessa strada su cui c'era la fattoria in cui era quando era And bambino. as we got to the intersection, E quindi quando siamo arrivati all'incrocio, he looked off to the side ha visto da un lato, and he said, "There's my old farmhouse. It's still standing." c'è ancora la vecchia fattoria, ancora lì in piedi. That was so exciting. Ed è stato molto entusiasmante. Now I started getting all these memories flooding back. Adesso tornavano in mente tutte le memorie. And so we turned down the road towards the old schoolhouse. E quindi abbiamo preso la strada verso la vecchia And I scuola. said, I remember this. E dicevo: mi ricordo When I was questo. 4 years old, Quando avevo 4 anni, I was riding on the back of my brother's bicycle. stavo dietro alla bicicletta di mio fratello He's taking us to school. e lui ci portava a scuola. And I got my big toe caught in the bike spoke. Oh, e il mio ditone del piede è rimasto incastrato nella parte della bici. And I remembered that very well. E quello me lo ricordo molto bene. And So- the school was still there. E la scuola era ancora lì. So these memories are starting to flood back into his mind. E quindi questi ricordi tornavano alla mente. And I said, "Honey,
let's see if we can see inside the schoolhouse. E gli ho detto, amore, andiamo a vedere se riusciamo a vedere dentro alla piccola scuola. It's a historic building now in America. Adesso è un edificio storico, It's over 100 years old. è vecchio di un centinaio d'anni. And for America, that's old. E per lo standard americano questo è But the antico. windows were really high. Ma le finestre erano molto alte. And I said, honey, get on my hands. I can lift you up. Ti ho detto, amore, Look in the window. sali sulla mia mano che ti tiro su e guardi la finestra. Is your desk still there? C'è ancora il banco? He said, honey, I'm too heavy. E mi ha detto, amore, sono troppo But I pesante. insisted. Ma io ho insistito And for just a little moment, he peered in the window. e per un breve momento ho potuto guardare nella And his finestra. desk was still there. E il banco era ancora lì. Can you imagine that? Potete immaginare My questo? school desk from when I was 4 years old was still there. Il banco di scuola su cui stavo quando avevo 4 anni era ancora lì. Now I want to get a picture. E adesso avrei voluto una foto. So now I put her up there. E quindi adesso ho sollevato io lei He's su. trying to hold me steady as I'm trying to get a picture through the window. Cercavo di tenermi ferma mentre provavo a prendere la foto. Well, to make a very long story short, we were able to find a phone number E quindi, accorciando la storia, abbiamo trovato il numero di telefono to have somebody come and open the schoolhouse so we could see inside. per fare in modo che qualcuno venisse ad aprire per guardare dentro. So all these memories are coming back to him, Quindi tutti questi ricordi tornavano indietro a lui. which were special memories for him. Erano ricordi speciali, Because he's lost his father, perché ha perso suo padre, he's lost his mother, sua madre and he's lost his only sibling, his brother. e il suo unico fratello. So he has no one to share these memories with. Quindi non aveva nessuno con cui condividere queste memorie. So this day we had memory lane together. E quindi abbiamo avuto un momento di ricordi insieme. So, like Alane said a moment ago, Quindi, come ha appena detto Alane, I didn't realize the emotional connection to this. non avevo realizzato la connessione emotiva a tutto questo. I might have just looked at the house and looked at the school and driven on. Potevo guardare la casa, guardare la scuola e poi continuare a guidare. But because she was drawing me in, wanting to support me, Ma lei mi stava trascinando e supportando. she went way beyond what she would have needed to E lei è andata oltre quello che avevamo bisogno di fare. enter into this experience and really connect with me. E ha voluto entrare in questa esperienza e connettersi con me. It was beautiful È stato bellissimo. and a very simple but profound example È un esempio molto semplice ma molto profondo of how we can be emotionally intimate. di come possiamo essere intimi emotivamente. For her to recognize that my family is all gone. E lei ha dovuto riconoscere che nella mia famiglia non c'è più nessuno. The only people that have a connection to this memory are gone. Tutte le persone che avevano una connessione con questi ricordi non ci sono And più. now she wants to enter into that. That's pretty deep. E adesso è lei che vuole entrare in tutto questo e questo è molto profondo. So, we need to have that kind of intimacy. E noi abbiamo bisogno di avere questo tipo di intimità. So the next area we want to talk about is physical intimacy. Quindi l'area successiva di cui vogliamo parlare è l'intimità fisica. But we're going to take a little different twist on it. Ma prendiamo un'altra angolazione di Because everybody questo. thinks they know what physical intimacy is all about. Perché tutti pensano, sì, sappiamo esattamente cos'è l'intimità fisica, But there's many other aspects of physical intimacy ma ci sono tanti altri aspetti dell'intimità fisica that we can share with one another che possiamo condividere, that will strengthen our marriage. che possono rafforzare il nostro matrimonio. We call them acts of kindness. E li chiamiamo atti di gentilezza. One of the things my husband does for me Una delle cose che mio marito fa per me, almost every night, quasi tutte le sere, not because I ask him, non perché glielo chiedo, but because it's his idea and he wants to. perché è una sua idea e vuole lui fare. He says, honey, you've worked hard today. Dice, amore, tu hai lavorato duro oggi When you lay down in bed, e quando ti stendi nel letto I just want to give you a good foot rub. e ti faccio un bel massaggio ai piedi. And it's a very good foot rub. Ed è molto ben fatto questo massaggio ai piedi. Physical intimacy. È un'intimità fisica. An act of kindness that says, I care about you. È un atto di gentilezza che dice, io mi prendo cura di te. There are dozens and dozens of things we can do for each other through the days. Ci sono tante cose che possiamo fare l'uno per l'altra durante la giornata. Little acts of kindness Piccoli gesti di gentilezza that express intimacy in a physical way. che esprimono intimità in maniera fisica.
So I'm going to share something that's very unique. E voglio condividere qualcosa che è veramente unico It's actually very amazing, ed è anche and straordinario it has to do with physical intimacy. ed ha a che fare con l'intimità fisica. Because I enjoy spending time with my wife, Siccome mi piace passare tempo con mia moglie and her love language is, one of her love languages is touch. e uno dei suoi linguaggi dell'amore è il tocco. Sometimes, we'll be sitting on the couch or flying in an airplane, A volte stiamo seduti su un divano oppure su un aereo and I'll just, maybe touch her neck. e a volte le tocco il collo And she'll say, I know what you were thinking. e lei dice: so cosa stai pensando? Or I may say, what were you thinking at that moment you touched my neck? Oppure gli chiedo: cosa stai pensando mentre hai toccato il mio collo? Because I want him to verbalize what he's thinking. E voglio che dica in maniera verbale cosa sta So pensando. here's the amazing thing. Questa è la cosa straordinaria. My wife can always interpret my touch. Mia moglie può sempre interpretare il mio tocco. That is physical intimacy. Questa è intimità fisica. It is so amazing to me. Ed è straordinario per me. She's never wrong. Non sbaglia mai. We were just out doing something this afternoon and it happened again. Stavamo facendo qualcosa fuori oggi pomeriggio e è successo di nuovo. And So- I said to him, what were you thinking right then? E gli ho chiesto: cosa stavi pensando? And he said, you already know. E lui ha detto: hai già capito. And I can't put it on camera right now. E non posso dirlo alle telecamere adesso. But sometimes I try to fake her out. A volte cerco di imbrogliarla And so I'll try to have exactly the same touch, e a volte cerco di avere lo stesso tocco, touch her the same place, toccarla nello stesso punto and just the right pressure. e con la giusta pressione. And she'll say, that was a fake. E lei dice: questo è finto. Because we often will hold hands or we'll have our arms around each other. Perché molto spesso ci teniamo le mani oppure andiamo a braccetto. And that's closeness and that's physical intimacy. E questa è vicinanza, è intimità fisica. But it's not the same as those special touches which are always distinguishable. Ma non è la stessa cosa di questi tocchi speciali che sono molto si possono capire. So this is physical intimacy. Questa è intimità fisica. And all these, we could give you a dozen simple examples. E possiamo darvi decine di esempi. I make the bed for us many times. Io faccio il letto e She rifaccio il never- nostro letto molte volte. She never asked me to do that. Non me lo chiede mai, But it's a connection. ma è una connessione. It's a physical act È un atto fisico that gives her a message of, I care for you. che le dà il messaggio: I want io mi prendo cura di te, I want to support you. voglio supportarti, I want to help out in real life. voglio aiutarti nella vita reale. And she does the same thing for me. E lei fa la stessa cosa per me. This all leads to the physical intimacy that we often think of by itself. E questo porta all'intimità fisica a cui poi tutti pensiamo. But the reality of it is this. Ma la realtà è questa: If we don't have communication intimacy, se non abbiamo un'intimità di comunicazione, if we miss emotional intimacy, se ci manca l'intimità emotiva if we miss the physical closeness through the day, e se ci manca la vicinanza fisica durante la giornata, we may not really be having very good final physical intimacy. potremmo non avere una buona intimità fisica finale. Because the other stuff that is so much of the day is missing the connection. Perché tutto il resto, che fa comunque gran parte delle cose durante il giorno, se non c'è si perde la connessione. So the last area we want to talk about is spiritual intimacy. Quindi l'ultima area di cui vogliamo parlare è l'intimità spirituale. It's very important to be connected in every aspect of our lives. È molto importante essere connessi in ogni aspetto della nostra vita. And when we have a connection with God individually, E quando abbiamo una connessione con Dio individualmente, it helps us to have a connection with each other more wholesomely and more excitingly. e ci aiuta ad avere una connessione tra di noi più entusiasmante, più piena. So connecting with God as a couple
Quindi connettersi con Dio come coppia and know where each other is in our connection with God individually e sapere anche dove l'un l'altro si è nella propria connessione con Dio personalmente really helps to connect us on in a spiritual intimacy. ci aiuta a connetterci in maniera spirituale. My wife and I love to walk and talk together. Io e mia moglie amiamo camminare e parlare insieme. It's something we have done together for many years. È qualcosa che abbiamo fatto insieme per anni. And sometimes we take long walks. E a volte ci facciamo lunghe passeggiate. But probably once a month, maybe even more than that, I ask her some questions. E a volte, una volta al mese o anche più di questo, le faccio qualche domanda. And there are 3 questions. Ci sono 3 domande. And they're questions designed to see how connected we are. E le domande sono formulate in maniera da capire quanto siamo connessi. The first one is, how am I doing? E la prima è, come sto andando? It used to be scary to ask her that question. ero spaventato di fare questa Do you domanda. really want to know? Vuoi saperlo veramente? But I'm not afraid to ask anymore. Non sono più spaventato di But I chiedere, want to keep tuned in. ma voglio essere sintonizzato. And then the second question is, how are we doing? E la seconda domanda è, come stiamo andando? And I love to talk about that part of the question. E mi piace parlare sulla risposta di questa domanda, Because we're not in the selfish me focus anymore. perché non siamo focalizzati su noi stessi. And we talked about that earlier. We're in the us focus. E ne abbiamo già parlato, stiamo focalizzati su noi. And I feel responsible to make sure that we're tuned in. E mi sento responsabile del fatto di dover essere sintonizzati. And then the third question E la terza domanda is, how are you doing spiritually? è, come stai spiritualmente? Because I never want to lose track of how she's doing at the heart level. E perché non voglio mai perdere di vista come lei sta dal punto di vista del suo cuore. Because sometimes we men can be pretty dull in our minds, like clueless, or we're not really connected to ok. the most important thing. Quindi a volte noi uomini siamo proprio disconnessi e non abbiamo nessuna idea dell'altro. We think everything's okay when in reality they might be falling apart inside. Noi pensiamo che sia tutto a posto quando in realtà magari lei può stare veramente a pezzi dentro. So I don't want that to happen with our marriage. E io non voglio che questo accada all'interno della nostra relazione. And that's the reason I asked these 3 questions. E questo è il motivo per cui faccio queste 3 domande. And these all keep us, things we do, E queste cose che facciamo, for our love. lo facciamo per il nostro amore. These spiritual connections, Queste connessioni spirituali, the physical connection, la connessione fisica, the emotional connection, la connessione emotiva, the communication, intimacy, l'intimità di comunicazione. all of these intimacies is for our love, to grow our love. Tutte queste intimità sono per crescere il nostro amore. It's so beautiful when we take those steps forward, Ed è così bello quando facciamo questi passi in avanti, because we experience something that's beyond our wildest imagination. perché sperimentiamo qualcosa che è al di là delle nostre immaginazioni. And marriage is so much more fulfilling than we could have ever dreamed. E il nostro matrimonio è così, ci riempie così come non avremmo mai immaginato. And we fall more and more and more in love. E ci troviamo ancora e ancora e ancora di più innamorati. So I want to close with another Bible verse that's very fitting. E voglio chiudere con un altro versetto biblico che c'entra molto bene. It's taken from Philippians, the 2nd chapter, È tratto dai Filippesi al capitolo 2, and it's verse 2. versetto 2. It says, fulfill ye my joy, Dice: rendete perfetta la mia gioia, that you would be like-minded, avendo uno stesso modo di pensare, that you would have the same love, uno stesso amore, that you would be in one accord, un solo accordo and that you would have one mind. e una sola mente. What a beautiful passage. Che passaggio meraviglioso. This is what we can have. Questo è ciò che possiamo avere. This is what God designs for our love. Questo è quello che Dio ha disegnato, ha pensato per il nostro amore. And so really the question is, Quindi la domanda è: what are we willing to do cosa vogliamo fare for our love? per il nostro amore? What are you willing to do Cosa sei disposto a fare for your love? per il tuo amore?